Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunset e questo è il 100° video del canale. Prendetelo anche come video speciale per i 1000-2000 iscritti perché è stato un lavorone, ve lo dico. Volendo fare un video speciale per queste occasioni, ho pensato di fare un video per rispondere ad una delle domande che mi vengono poste più spesso. Qual è il gormita più forte di tutti? Non è una domanda di facile risposta e sfortunatamente, o fortunatamente a seconda dei punti di vista, il francese dei gormiti tende a lasciare spazio all'immaginazione e quindi non definendo per bene i livelli di potenza e lascia parecchie zone grigie e un po' di contraddizioni per permettere il gioco libero ai suoi utenti. Il che per me è una vera manna dal cielo, perché si può discutere dell'argomento e voi potrete farlo nei commenti. Quindi, invece di fare una vera e propria top 10, eccetera, vi farò una lista dei personaggi più forti di Gorm nelle loro categorie, così per poter parlare di gormiti sotto più aspetti, in un certo senso, e di gormiti anche inaspettati. Ho incluso ogni serie dei gormiti in questa lista, quindi dalla prima serie alla Luxion, la Natural Leashed, Araldi di Gorm e perfino la Legends. Ovviamente non c'è niente della New Era perché ancora deve uscire. Detto questo, direi di cominciare con il gormita secondario più forte. La posizione è parecchio combattuta, principalmente da gormiti provenienti dai popoli della luce e delle tenebre terza serie. Quelli che vedo considerare i più forti dei loro popoli sono Buco Nero e Solaris, ma secondo me i gormiti più forti sono altri. Prima parlerei di Spirito Nero. Rilascia un fumo misterioso che se viene respirato uccide all'istante. Ti causa un'allucinazione della tua paura più grande, che causa la tua morte, probabilmente infarto. Puoi inoltre sparare proiettili paralizzanti e materializzare e smaterializzare la materia. Ah, e può anche diventare invisibile. Di che diamine parliamo? Cioè, non scherzo, ma ho pensato potesse essere più forte del suo signore della natura. Ma questo è un ma grosso su tutte le descrizioni dei gormiti. Se considerassimo i poteri dei gormiti in maniera così assoluta e letterale, allora ogni gormita con un'abilità ipnotica sarebbe OP. Oppure anche tutti i gormiti detti invincibili, inarrestabili, e non sono pochi. Quindi io mi immagino questo effetto di morte istantanea come se fossimo in un gioco di ruolo, tipo Pathfinder o D&D. Quindi ti fa tirare su intimidazione e se fai un valore troppo basso, crepi. Quindi ammazza principalmente gli scarsoni all'istante e magari anche con personaggi con una sorta di resistenza da questo effetto, comunque un qualcosa glielo fa. E sulla vostra via incontrate Spirito Nero. Dimmi, fai una prova di intimidazione, tira saggezza. Sì, subito. Ho fatto 13. Mi spiace, Timmy. Ti sei cacato nei pantaloni. Ma secondo me il gormita che merita questa posizione di più è l'elettricante. Considerando i suoi poteri in realtà non è chissà quanto forte. Sì, genera tempeste di fulmini solo camminando e può generare tempeste elettromagnetiche. Quindi diciamo non è debolissimo. Però immagino che il sole che lancia Solaris, il mini sole che può generare e lanciare Solaris, sia un pizzico più letale. Un pizzico. Il motivo per cui l'elettricante è in questa lista è perché viene detto essere veloce come la luce. Mentre molti gormiti vengono detti raggiungere questa velocità, bisogna considerare che viene utilizzato spesso come esagerazione. Ma questo è un caso particolare, perché l'elettricante è del popolo della luce, di cui molti membri sono composti effettivamente di luce, e non è impensabile pensarlo così veloce. E uno dice, vabbè, veloce come la luce, però no, perché il fatto che può raggiungere la velocità della luce non è una robetta. Per le leggi della relatività, per portare un oggetto nel vuoto ad una velocità v, bisogna spendere questa energia. C in questa formula è la velocità della luce e m è la massa dell'oggetto. Adesso, se mettiamo la velocità uguale alla velocità della luce, il denominatore diventa 0. E, come potrete sapere, dividere per 0 è impossibile. E il motivo è che porterebbe infinito. Quindi, considerando che elettricante ha massa e non viene detto che non ne abbia,
per portarlo alla velocità della luce è necessaria una quantità infinita di energia. Se volete vedere questa cosa in maniera più semplice, in un combattimento andare alla velocità della luce vuol dire praticamente teletrasportarsi. Altro da dire? Inoltre uno può dire, vabbè, ma se uno è fatto di gomma o di terra ed è immune all'elettricità, non gli può far niente. Eh no, perché in Final Evolution viene detto che le sue saette non sono fatte di elettricità, ma di luce solare. Di conseguenza, anche se ci fosse un po' di elettricità, il calore emanato è tale da fondere qualsiasi cosa. Quindi ecco, io direi che Elettricante è parecchio forte. Poi di qui si può discutere quale fra tutti i gormiti delle tenebre e della luce sono i più forti, perché se guardate le descrizioni sono veramente su un'altra scala rispetto a Arresto. Sono veri e propri semidei, come detto una volta da Consumi durante un'intervista. Passiamo ora alla seconda categoria. Il gormita potenzialmente più forte. Qui ho messo un altro gormita secondario, Mantrix. Non sai chi è? Beh, è ovvio, è normale. Viene dalla Morphogenesis. Dalla descrizione non sembra essere un granché. Viene detto essere molto rapido e silenzioso. Ma il motivo per cui gli ho dato una categoria a parte è uno solo. Viene detto che Mantrix, quando mangia le sue vittime, ottiene i loro poteri. Quindi, potenzialmente, potrebbe mangiare gormiti sempre più forti, ottenendo sempre più poteri, arrivando a livelli inimmaginabili di potenza, e quindi anche nutrirsi dei gormiti della luce o delle tenebre. Stranamente, il frutto dei poteri è un'abilità usata solo da lui nel franchise dei gormiti. L'unico gormita che ha un potere simile a questo è coincidentalmente il prossimo nella lista. Il gormita numericamente più potente. Ho voluto aggiungere alla lista anche il gormita che nel gioco effettivo dei gormiti, quello del numero sotto al piede, raggiungerebbe il punteggio più alto. Questo è chiaramente Armageddon Final Evolution con 15 sotto al piede, unito con la carta del sommo luminescente Titanium, raggiungendo ben 70 punti di potenza totali, vincendo ogni sfida di Gorm. Immaginatevi i tornei dell'effettivo gioco dei gormiti, tutti quanti, oh, Armageddon, quindi sotto il piede, la carta, oh, sono luminescente Titanium, vabbè, finita. Comunque, Armageddon, anche considerandolo dal punto di vista canonico, è potente. Ha una potenza di fuoco assurda, una potenza fisica indecente, è enorme e ha anche un grande potenziale, dato che, come avevo anticipato, può aumentare la sua potenza magica e psicopotere divorando le sue vittime. Chiaramente non ottiene i suoi poteri, ottiene semplicemente la potenza magica e psicopotere. Passiamo al gormita definito canonicamente il più forte. Già, questo video è completamente inutile perché il magazine, nel volume New 14, c'è una sezione dove vengono elencati i 5 gormiti più forti di Gorm. E al primo posto abbiamo Nick Neorganic. Effettivamente è probabilmente il gormita più fisicamente forte di tutta la storia di Gorm. Sa far tremare l'isola con i suoi pugni, ha distrutto enormi edifici. Inoltre, al contrario dei vari gormiti suoi contendenti, lui è anche estremamente versatile. Ha una buona velocità, può sparare colpi a distanza, ha un'enorme resistenza fisica, può cambiare la forma delle sue braccia in base alle necessità, spararle come proiettili e poi rigenerarle. Per la Cartoon l'Eclisse Suprema ha un grosso difetto, dato dalla dipendenza dell'energia degli occhi della vita. Quindi aveva un limite di quanto poteva utilizzare i suoi poteri, ma in Neorganic non sembra esserci questo problema. Inoltre in questa serie ottiene vari potenziamenti, tra cui una difesa migliorata e degli stivali incredibili che incrementano il suo drip. Bro, come over here. Check out my new shoes. They're the brand new 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, buckle some more. 5, 6, Nike kicks. Inoltre ottiene l'abilità di pietrificazione, quindi ad esempio può solidificare la lava o istantaneamente solidificare del cemento, ed è parecchio forte, tanto da combattere anche circa alla pari con Obscuro Neorganic. Era abbastanza vaga la situazione, in alcuni episodi ci riusciva, in altri no. Sfortunatamente però non credo che questa
lista sia affidabile. Già solo i gormiti secondari della luce delle tenebre menzionati prima sono su una scala completamente diversa da questo nick. Inoltre, altro motivo per cui non considero questa lista affidabile sono i gormiti che lo seguono. Dopo Nick c'è Lucas, Toby, Frantumante e poi Jessica. Povera Jessica. Che vi ha fatto? Perché la dovete maltrattare così? Prima la togliete dai prodotti secondari e poi la mettete sotto Frantumante nella lista dei più forti? Io voglio giustizia per Jessica. Ok, direi di passare al prossimo, che è un po' uno stretch, però era un po' un modo per mettere questo personaggio nella lista. Ecco il personaggio con la tecnica di combattimento più efficace. Il vecchio saggio. Lo so. Ma come diamine lo mettevo in questo video? Quando finirete il video capirete che non potevo metterlo da nessun'altra parte. Consideriamo il fatto che il vecchio saggio è l'origine dei gormiti, almeno quelli del bene prima serie. La sua presenza si può sentire in ogni serie dei gormiti esclusa la Morphogenesis, la Luxion e la 2018. Però parliamo della sua forza. Non lo vediamo fare chissà che in realtà. Usa spesso magie di supporto difensive e quando usa attacchi magici sembrano strancarlo non poco. Non sembra mostrare neanche chissà quale abilità nel combattimento. Eppure in Nature Unleashed sorprende tutti, con una skill nelle arti marziali che gli permette di battere tutti e 4 i signori della natura del bene, contemporaneamente e senza fatica. Probabilmente è l'unico gormita che vediamo usare arti marziali. Quindi automaticamente la vittoria è sua. Al di fuori dei combattimenti, poi dobbiamo considerare che mostra un'abilità magica non da poco. Dopotutto ha creato l'artefatto più potente di Gorm, l'Occhio della Vita. Un oggetto che ha creato i primi gormiti e forse molti della terza serie. Ha invocato il sommo luminescente. Ha concesso i poteri Mythos e l'ottenimento di questo cambia completamente l'ordine di Gorm. Inoltre il vecchio da solo è in grado di teletrasportarsi, mostrarsi solo a chi vuole lui, smaterializzarsi, creare portali e uscire dalle zucche. Nel magazine vediamo poi che il suo bastone può permettere di rallentare e anche invertire il tempo in un modo o nell'altro. Un'abilità che immagino abbia usato per dire frasi ad effetto senza alcun significato e mantenere un'aria seria e composta dopo averlo fatto. Infine citerei brevemente la serie Legends, dove il vecchio saggio sembra quasi onnipotente. Genera i terreni per le sue sfide inutili in un attimo, oppure si spostano, non si capisce bene questa cosa. Non sembra nemmeno essere molto bravo nel combattimento, ma i suoi incantesimi lo proteggono dagli attacchi nemici e le sue conoscenze gli permettono di conoscere i punti deboli dei suoi avversari. Quindi, in un modo o nell'altro nella lista dovevo mettercelo. Prima di passare agli ultimi 5 gormiti vorrei citare anche un gruppo di creature molto potenti che non ho voluto inserire nella lista perché sì. I destrieri, i cavalcaveri di ciascun popolo che vediamo nei corti Mythos essere i più potenti dei signori della natura. Queste creature sono apparentemente legate al loro signore e quindi al loro elemento, agendo anche come veri e propri guardiani nel periodo tra la Final Evolution e la Cartoon. Rimarranno sempre tendenzialmente più potenti signori della natura, ma non sempre viene fatta loro giustizia. Ok, finita la parentesi dei destrieri, vorrei dire che questi ultimi 5 gormiti, in realtà saranno 6, sono a mio parere sicuramente più forti di quelli visti finora. Ma non saprei dire chi è più forte di chi fra questi 5 per mancanza di dati. Quindi ve li do in un ordine un po' più sparso. Tempo di parlare del Megasus completo. Il Megasus è una fusione dei signori della natura che ci viene mostrata verso la fine della Nature Unleashed. È un'entità che è capace di utilizzare tutti i poteri di ciascun elemento dei membri della sua fusione, inclusa anche la poderosa pala di roccia, e può anche generare attacchi combinati multielementali. Ma non voglio parlare del semplice Megasus. Nel finale della Nature Unleashed, Agron, per rimuovere Magor dal trono dell'imperatrice della natura, prova ad effettuare una fusione del Megasus, includendo anche lui, fallendo. Questa fusione, che includerebbe anche il Signore del Vulcano, sarebbe probabilmente un'entità estremamente potente, dalla potenza inimmaginabile, in grado di controllare tutti e 5 gli elementi di Gorm. Sfortunatamente questa forma ipotetica non la vedremo mai, e il Megasus completo rimane solo una mia folle ipotesi. Ma resta, a mio parere, il gormita ipotetico più forte. Passiamo alla parte che volevate sentire.
il signore della natura più forte? La risposta è anche ovvia. Sommo luminescente è decisamente il signore della natura più forte, ma voglio includere anche Obscurio, il suo acerrimo rivale. Nonostante ogni sfida tra loro due finisce sempre con la vittoria del signore della luce, Obscurio non è per niente da sottovalutare. È parecchio potente e uno dei motivi principali per cui continua a perdere contro il sommo è che la luce è una delle sue più grandi debolezze. Tra la sua assurda forza fisica, l'abilità di volare, poter essere completamente invisibile al buio, la sua massa ferrata è già chiara la sua forza. Ma se consideriamo anche le sue abilità della magia nera diventa devastante. Infatti Obscurio conosce parecchi incantesimi ed è in grado di forgiare artefatti magici potentissimi. Ad esempio, tutti gli artefatti che vediamo nell'episodio della corona di Obscurio sono fatti da lui, inclusi anche gli artefatti della serie Titanium del male. La sua potenza è tale che anche solo nella sua forma terza serie veniva detto essere in grado di distruggere l'intera isola. Spaventoso, sarebbe sicuramente il signore della natura più potente, se non fosse per il sommo luminescente. Il sovrano della mistica regione della luce bianca è sinceramente opprimente. Non solo è forte fisicamente almeno tanto quanto Obscurio, ma possiede abilità magiche incredibili e uno psicopotere che gli permette di volare e parlare mentalmente con gli altri. È in grado di percepire ogni movimento su Gorm, fintanto che avviene in presenza di qualsiasi luce. Ha un'armatura resistentissima, si può curare da danni feriti e la sua velocità è assurda. Viene detto veloce della luce e in questo caso spero sia solo un'esagerazione, anche se è plausibile come per Electricante. E questo solo nella sua forma base! In Final Evolution tutte queste caratteristiche vengono potenziate, ma in Eclisse Suprema veniamo a conoscenza di altre abilità spaventose, che probabilmente conosceva anche prima. Oltre al noto attacco di spada infuocata che utilizza l'energia della luce, può sparare anche laser dall'elmo, che causano esplosioni enormi. Può usare l'energia purissima, un potere che fa quello che gli pare in base alle situazioni. E infine può perfino trasportare se stesso e il prossimo. Mostra anche parecchi altri poteri, ma applicati ai signori della natura, ma si può tranquillamente immaginare che possa usarli lui stesso. In Titanium poi è lui ad aver forgiato tutti gli artefatti dei Gormiti del Bene. Infatti, nonostante venga teoricamente ucciso alla fine della Crisi Suprema, sappiamo che in realtà non è morto, ma è ancora vivo sotto forma di luce purissima ed è in continuo conflitto contro le forze del male, anche in questo stato. Unica sua debolezza si potrebbe considerare il suo carattere altruista, che dà priorità al supporto altrui invece che tenere le sue forze, ed è per questo che non lo vediamo mai al suo massimo delle forze, sia in Mythos che in Eclisse Suprema. E quindi direi di dare a lui il ruolo di signore della natura più forte. Ora, questa categoria potrebbe far arrabbiare alcuni di voi, ma devo mettere per forza questo personaggio. L'essere antico più potente, il titano degli elementi, proveniente dalla terza stagione della serie 2018, l'era Alpha. A detta della sua carta, è l'origine della magia della natura e l'origine dei Gormiti, almeno nella 2018, e quindi è in grado di controllare ogni tipo di magia, inclusa l'energia alfa, che è il corrispettivo della 2018 della Neoson. Inoltre è in grado di aprire portali per altre dimensioni, che vediamo usare per scagliare un'enorme meteorite, in grado di spazzare via tutta l'isola di Gorm. Ed è anche in grado di rimandarlo indietro con qualche aiutino. Sembra però esserci un limite di dimensioni di questo portale, dato che il meteorite sembra essere anche un po' incastrato. Per il resto è praticamente un dio. L'unico personaggio che viene detto che può competere con lui da solo è un personaggio non mostrato, ma menzionato nelle carte quasi come un teaser di un seguito che non arriverà mai. E è narrato venga da un meteorite, il che aumenta il legame fra l'ultima stagione della 2018 e la Final Evolution. Detto questo, posso accettare il fatto che lui sia l'entità più potente mai mostrata di tutto il franchise dei Gormiti, chiaramente in base alle vostre opinioni. Piccolo problemino: dopo il combattimento contro il misterioso individuo, ha donato il suo cuore agli Eclipsion e ai Solark, corrispettive dei popoli della Luna e del Sole, il quale permette di avere il totale controllo del suo corpo a chiunque voglia usarlo. Così facendo, la sua situazione rimane abbastanza ambigua. Nella carta viene detto meditare in questo stato in cui nessuno lo controlla, ma è chiaramente incapace di agire fino a quando qualcuno non tiene in mano il suo cuore e non utilizza la sua energia per controllarlo. E non sembra essere in grado in alcun modo di andare contro gli ordini ricevuti, rendendolo più un'arma che un effettivo essere vivente.
Comunque, resta il fatto che sia estremamente potente e che almeno in un momento della storia sia stato il più forte, almeno della sua serie. Ok, torniamo al canone originale. Eccoci al Gormita più forte dalla nascita. Molti Gormiti necessitano di potenziamenti vari per raggiungere dei livelli di potenza assurdi. Beh, qui abbiamo colui che è nato come il più forte di tutti e che probabilmente manterrebbe il suo ruolo per tutta la storia di Gorm. Parliamo di Leander. Cosa ha fatto per ottenere questa nomea? In realtà niente, non lo vediamo nemmeno combattere nella sua serie. Però sappiamo che è l'incarnazione stessa della natura di Gorm. Quindi si suppone che la sua forza è maggiore di qualsiasi altro Gormita, almeno alla sua nascita. Il personaggio concettualmente più vicino a Leander è l'imperatrice della natura, dalla serie Nature Unleashed. Lei infatti è praticamente l'incarnazione stessa della natura, proprio come Leander. Non la vediamo agire molto spesso, ma verso il finale combatte contro il Megasus. E qui la vediamo avere il completo controllo dei 4 elementi, tanto da sconfiggere facilmente la fusione dei 4 signori della natura. Di conseguenza, considerando che anche Leander è l'incarnazione della natura, questi poteri gli dovrebbero appartenere, o almeno in teoria. Sfortunatamente, con certi Gormiti non possiamo fare altro che ipotizzare. Se non vi sta bene Leander, metteteci l'imperatrice della natura in questa categoria e siamo a posto. Terminiamo quindi con colui che ha accompagnato Gorm tanto quanto il vecchio saggio e colui che posso considerare aver raggiunto il livello di più forte più volte nella serie. Parlo di Magor. Se devo essere onesto, per colpa sua non ho potuto dare una categoria vera e propria ad Obscurio o a vecchio saggio, ma almeno sono riuscito a citarli. Il fatto è che fino alla Final Evolution Magor è potente, ma a mio parere Sommo e Obscurio potrebbero batterlo. Il punto forte di Magmior non è il combattimento stesso, ma la sua enorme conoscenza della magia oscura. Ma sfortunatamente lo vediamo per la maggior parte assumere un ruolo di supporto. Come il vecchio saggio ha generato i Gormiti del Vulcano e dell'Area terza serie e ha agito come supporto ai Gormiti del Male per tutte le serie dei Gormiti. Ha scritto inoltre il codice di Magor, che Magmion e Obscurio usano spesso in Eclisse Suprema per lanciare incantesimi potentissimi che coinvolgono interi popoli. Ha fatto risuscitare Obscurio nel fumetto dell'Organic, dato poteri incredibili a Magmion più volte e chiaramente effettuato la grande maledizione che ha iniziato tutta la serie dei Gormiti. Ma il motivo per cui è in questa lista non è questo, ma per le mutevoli volte in cui ci viene mostrato ottenere poteri senza paragoni. Nella Neorganic, ad esempio, riesce a ottenere i 4 occhi della vita. Nonostante del quinto occhio del vulcano non si trova traccia, anche solo i 4 occhi nelle sue mani sono abbastanza per fare enormi danni. Infatti apre un portale dimensionale fra Gorm e la Terra e costruisce all'ingresso di questo portale un nuovo vulcano nell'arco di minuti. Ogni episodio creerà un nuovo guerriero che rivaleggia con 2 signori della natura Neorganic. Piegare i 4 elementi al suo piacimento, con incantesimi applicati agli occhi della vita, e nel finale lo vediamo convertire dalla sua parte Jessica, Lucas e Nick. A mio parere il suo errore in questa serie è stato effettuare un attacco su 2 dimensioni anziché una sola. Inoltre il vecchio saggio ha dato una mano non da poco ai nostri eroi sul finale, il quale è, diciamo un po', unica forza in grado di negarlo, ma che da solo non riuscirebbe a contrastarlo completamente. Ma non è finita qui. Nella Nature Unleashed ottiene il ruolo di più forte più volte nell'arco della serie. Prima ottenendo banalmente la quinta Gormstone, praticamente un oggetto simile agli occhi della vita che lo potenzia notevolmente ed è molto più forte di tutti e 4 i protagonisti assieme. Poi nel finale della serie assorbe i suoi 4 generali, forti ciascuno quanto un signore della natura all'incirca, e il vecchio saggio in uno stato comatoso, il quale al suo interno aveva un ulteriore Gormstone, una 6ª Gormstone, diventando così l'incredibile Magorsus, che si dimostra da subito molto più forte del Megasus e raggiunge un potere tale da poter cacciare i membri della fusione del Megasus soltanto colpendola. Verrà poi sconfitto, ma il motivo è semplicemente che si è ritrovato in inferiorità numerica. Serviranno infatti tutti i Gormiti mostrati nell'arco della serie per rimuovere il vecchio saggio dal suo corpo
e depotenziarlo abbastanza da poterlo sconfiggere. Il massimo del suo potere però credo che lo vediamo negli episodi prima del finale. Infatti, dopo che Magor ha influenzato tutta Gorm con la mente di fuoco, uno stato mentale che ti pone in una situazione di ira continua, similmente alla grande maledizione, questo effetto influisce anche sull'imperatrice della natura, la quale si lascia sconfiggere dal Megasus per liberarsi da questa condizione, e questo genera un'onda d'urto che si dirige direttamente verso Magor e fa esplodere il monte Vulcano. Magor diventa quindi il possessore del cuore di Gorm, e quindi lo spirito di Gorm. Così facendo ha il completo controllo dell'isola di Gorm, proprio come ce l'aveva l'imperatrice della natura. Si può quindi manifestare in ogni angolo dell'isola e anche generare avatar di se stesso, unendosi con ogni elemento di Gorm. Un potere così grande che richiede del tempo per imparare a usare queste nuove abilità. L'unico modo per batterlo è raggiungere il cuore di Gorm e cacciarlo dal trono. I signori riescono a raggiungerlo entrando nella bocca di uno dei suoi avatar, sotto forma di Megasus, per poi raggiungerlo e trivellarlo di colpi. A difesa di Magor, la posizione del cuore di Gorm è solo un'intuizione di Agrom, nessun altro gli sarebbe venuto in mente. I signori di Gorm poi vengono tutti sconfitti e catturati, uno dopo l'altro, all'interno del corpo di Magor, e l'unico motivo per cui sono liberati è che Magor ha provato a convincere Agrom di passare dalla sua parte, e chiaramente non ci è riuscito. Inoltre, mentre gli altri signori lo crivellavano di colpi, lui non riusciva a difendersi semplicemente perché la sua Gormstone aveva cominciato a cercare di liberarsi di lui per fondersi nel Megasus che avevo citato prima. Quindi era anche depotenziato da questo fattore, e infine non ha avuto tempo di imparare a usare questi nuovi poteri. Avrà avuto 2-3 giorni massimo. È oggettivamente diventato l'isola. Questa forma è assurdamente forte. E come per il Magorsus, per batterlo hanno dovuto prima togliergli i poteri e poi batterlo. Citerei infine un'ultima forma di Magor. Magor Legends. Nonostante sia apparso poco nella serie della Legends, lo vediamo non subire molti danni dagli attacchi dei tre signori della natura. E l'unico danno che sembra subire è quello di Troncalion. A quel punto dice basta, sono stufato di questi moscerini, perché è anche gigantesco. Apro un portale ultradimensionale, che sembra essere chiaramente la bolla dimensionale del Final Evolution, per batterli. L'unico motivo per cui perde in questa serie è nuovamente il vecchio saggio. È stato in grado di chiudere il suo portale e utilizzare contro di lui il portale che ha creato, facendolo finire dentro a lui e Magmion dentro un altro portale generato da cos'era, una scia di energia del portale che aveva creato lui, e rendendo la dimensione Jara. Comunque, anche in questa serie è una forma notevole. I poteri ultradimensionali sono sempre da tenere sotto considerazione. E direi quindi che mi sono dilungato abbastanza. Grazie per aver visto il video, spero che vi sia davvero tanto piaciuto. Ditemi nei commenti per voi chi è il gormita più forte di tutti i tempi di Gorm, qualsiasi serie inclusa. Fatemi sapere se magari mi sono dimenticato qualcosa, se secondo voi è barare mettere vecchio saggio come campione di arti marziali. Se potete iscrivetevi al canale, stiamo quasi arrivando ai 2200. Bel numero da fare, i 2222. E niente, detto questo, grazie mille, mettete like, condividete, bla bla bla. Mi dispiace che sono 2 mesi che non carico video, però diciamo che avevo spiegato nella tab della community che stavo lavorando ad un video e non stava venendo per niente bene, non mi stava per niente piacendo come veniva. Credo che adesso caricherò un video quando ce l'avrò pronto, non mi forzo a farlo ogni 2 settimane, ogni 3 settimane, ogni mese, perché se no rischio di finire in una condizione in cui mi sento costretto a fare video e non vengono molto bene. Preferisco fare meno video ma di qualità maggiore che spammare video a caso. Ci vediamo al prox video oppure su Twitch. Ragazzi, io ho Twitch, se volete sentire più cose gormitiche, avete domande gormitiche, avete dubbi, venite su Twitch, il link è sempre in descrizione, e ci sono. Se avete Amazon Prime poi, se potete, fatemi anche una sub, a me fa piacere perché voi non spendete un soldo e io guadagno qualcosina. Lo dico perché magari c'è gente che non lo sa che ho Twitch. Ok, detto questo, ciao.